Ladies and gentlemen, good evening. I'm very happy to be with you right here today to share some of the knowledge and the interest of one of the very important issues right now, and they use it to call it crisis, as in Italian. Allora, signore e signori, sono molto contento di essere qui per parlare diciamo, della mia conoscenza riguardo quella che viene chiamata la crisi migranti. What I am here to speak about is not only my knowledge about or the information that I have about the immigration, but it's part of my personal experience in Libya or in Italy. Non voglio parlare del problema dei migranti in generale, ma voglio parlare della mia esperienza personale in Libia. Vuole parlare sia del problema dell'immigrazione che della propria personale esperienza. The crisis or the problem of the migration, which ends here in Europe, this is the last stage of the problem which ends here in Europe. But the problem has many roots. It started in different places in Europe, and I just choose to speak about the migration and to put this map in front of me because it's very important. It shows the roots of the migration, how it comes from different places in Africa to Libya, from Libya to Italy, and then to whole Europe. Ok, in realtà il problema ha radici più profonde, soprattutto in posti come la Siria e in varie parti dell'Europa, e ho scelto al momento di utilizzare questa mappa per spiegare gli spostamenti dalla Libia verso l'Europa e in generale in Africa. The crisis of migration started in every country with a special story. For example, when we look at the map right here, if we speak about Somalia, everybody knows the problem of people in Somalia. If we speak about Eritrea, there is a very hard dictatorial government in Eritrea. If we speak about Sudan, still there is Darfur conflict in Sudan, there is many wars in Sudan. If we speak about Central Africa, there is no government. If we speak about Niger, there is very weak. Quindi se si prende ogni nazione, ogni stato dell'Africa, ognuno di loro ha un diverso tipo di problema a livello di governo. E ad esempio nel caso dell'Eritrea la situazione del governo è molto drammatica. Somalia, Sudan, Somalia, Eritrea, Sudan, Central Africa. Ok, e nello specifico in Somalia, Eritrea e nel centro dell'Africa. Sudan. E il problema maggiore in Sudan e il problema maggiore sono gli stati dittatoriali. Sì, Niger. Anche in Nigeria. Nigeria is a democratic country, but the government is very weak. La Nigeria ha un governo democratico, ma diciamo è molto debole al momento. In Mali the situation is very bad and the government is very weak. E anche in Mali è la stessa situazione di un governo democratico che in realtà è molto debole all'interno. People in Cameroon as well, they come from Anche nel Cameroon. So these people come from
These people come from different places and they put themselves in 2 or 3 countries, as you see here in Niger, for example. One of the places that the migration collect themselves in Niger. Quindi le persone si spostano in 2 o 3 posti nello specifico, come nel caso della Nigeria, e si concentrano tutti nel centro dell'Africa. From Niger, Mali and Chad they get to Libya. Dalla Nigeria e dal Mali arrivano in Libia. In Libya there was no particular laws or regulations for the migration. In Libia non c'è alcun tipo di burocrazia o di legislazione riguardo l'immigrazione. There is no recognition that these people are migrants or they have special problems. So they Before, no, but they don't recognize these people as migrants for some reasons. They don't have refugees. No, they don't speak about these things. This is even before. Okay. Quindi non vengono riconosciute le persone nel caso della Libia come migranti e non ci sono quindi riconoscimenti che possano neanche viene trattato il problema. But these people, when they were in Gaddafi's time, they had a very peaceful situation in Libya. There is nobody who has them as refugees or speak about their real problems, but automatically when they get to Libya, they found themselves living and peacefully, and there is no problem. Quindi nel momento in cui c'era Gheddafi non venivano comunque riconosciuti i diritti e lo stato di migrante, però in realtà la situazione era migliore e non riuscivano a trovare un posto in cui comunque stabilirsi. Now the people in Libya speak about the illegal situation of the foreigners in Libya. There is nothing called illegal situation. Why? Because in Gaddafi's time, there is no visa, there is no entry visa, there is no nothing. Even sometimes they let people get to Libya without documents. You cannot let me get to Italy without document, and tomorrow you say that I am illegal in Libya. Quindi adesso al momento in Libia si parla di un tipo di immigrazione che viene definita illegale, ma in realtà nei tempi di Gheddafi non c'era nessun tipo di immigrazione illegale perché non c'era il visto. E quindi le persone potevano entrare tranquillamente a differenza di oggi. So many people, a very big number of people were living in Libya very peacefully, without any problem. Quindi tantissime persone vivevano in Libia in modo pacifico senza che ci fosse alcun problema. This was the main policy of Gaddafi's government. Questa è stata una delle questioni più importanti trattate dal governo di Gheddafi. Gaddafi's government was trying to make kind of unification of Africa. Il governo di Gheddafi stava cercando di trovare un modo per unificare, fare un piano di unificazione dell'Africa. So that the first thing they started that they don't recognize the borders between the African continents. So just a little Yes. E quindi durante il governo di Gheddafi si parlava di un'unificazione che non considerasse i confini dell'Africa ma che creasse un solo paese. So these people stayed in Libya and lived peacefully. They did not have any problem themselves. They did not make any problem to Libya. Plus, they did not make any problem to the outside world, Europe. E quindi le persone che vivevano pacificamente non c'erano problemi né tra di loro né all'interno della Libia e non c'erano neanche problemi con gli altri paesi, come ad esempio altri continenti come l'Europa. Yeah. At that time, some people tried to come to Europe illegally, I know that, but it was not such big influx of people. It's not that big number of people who are coming to Europe like today. This is in Gaddafi's time. Some people come to Europe, but the majority of the people stay in Libya and live over there without any problem. Yes, the place was very peaceful. E quindi durante il governo di Gheddafi c'era comunque un numero di persone che partivano dalla Libia, ma non era ingente come ai giorni d'oggi e comunque non creavano i problemi che si creano al giorno d'oggi in questa questione. I want you to know that the number of the foreigners or the migrants in Libya sometimes become bigger than the number of the Libyan citizens.
Libyan citizens 5 million something. The foreigners more than 6 million in Libya. Quindi voglio che sappiate che in Libia al momento il numero degli stranieri supera il numero della popolazione, nella maggior parte dei casi. But there was no problem in the Libyan economy, there was no problem in the Libyan security, there was no problem with the Libyan's political life. Quindi non c'erano problemi in Libia né dal punto di vista politico né dal punto di vista economico né dal order policies or anything. There is no problem. E a livello di sicurezza anche non c'era problemi. So at that time, do we try to understand what kind of problems we have in these countries when we speak about Somalia, Eritrea, Ethiopia, Sudan, Chad, Niger, Mali, Central Africa? We had a lot of problems at that time, human rights problems. People escaped from their country to Libya. Okay, at that time they found a good place in Libya, but nobody spoke about the main reason that let these people flee their countries. Ok, quindi il problema è che il problema era il fatto che non ci fossero diritti civili in paesi come che comunque li proteggessero in paesi come il Niger, il Mali, la Mauritania, la Somalia, e che quindi la maggior parte di loro andasse verso la Libia e è da qui che è nato il problema della migrazione, soprattutto per il fatto che comunque nessuno spiega per quale motivo se ne andasse, ma principalmente era per i diritti civili che non venivano riconosciuti. After the war in Libya, they call it revolution, some people call it primavera, as you know that. But in Libya it was not a revolution, it was a war, it was a civil war. Quindi nel momento in cui parlano della guerra in Libia si parla di war, it's not a revolution. Non veniva definita una rivoluzione, mentre in realtà si parla di una guerra civile, di una vera e propria guerra civile. The situation in Libya became worse than the situation of some of these African countries. You are escaping from Somalia, for example, to Libya. When you get to Libya, you find Libya worse than Somalia, then you take your way to another safe place, which is Europe. E quindi nel momento in cui la situazione peggiora in Libia rispetto alla Somalia e agli altri paesi, nel momento in cui una persona si sposta dalla Somalia verso la Libia, trovando comunque una situazione scomoda in Libia, è costretta a dover andare in paesi come l'Europa, in continente. So that when we speak about those people who came to Europe, we always speak about smuggling gangs. Okay, there is a lot of these smuggling gangs. But I myself, I paid 800 Libyan dinar to one of these smuggling gangs. Human trafficking. Yeah, the human trafficking. When we talk about the crisis, we speak about the human trafficking as criminals. Okay, this is right. I recognize this. But at the same time, there is no way for these people to stay in that situation. Yeah. Quindi nel momento in cui si parla della Libia si parla anche di trafficanti di uomini ed è giusto ammetterlo, però è anche giusto riconoscere il fatto che si trovino in una situazione di scomodità e di precarietà. In 2011, Libya was under the malicious war, and the first thing they spoke about that these Africans in Libya are supporting Gaddafi, and they are part of the troops of Gaddafi, mercenaries. They called us mercenaries in Libya. This is 2011. 2011. Quindi nel 2011 le truppe della guerra delle Mauritius praticamente nel momento in cui si parla di
there is many militias in Libya, and these militias treated the Africans as mercenaries. Ok, quindi nel momento in cui le milizie di Gheddafi si trovano in Libia trattavano gli africani come mercenari. So, one like me, for example, I grew up in Libya, I studied the primary school. Quindi io sono cresciuto in I studied primary school, not in Libya. Ha fatto la prima elementare in Libia. Secondary school and university in Libya. Quindi le scuole superiori e l'università in Libia. Okay, but when the war started, I found myself targeted from these militias. Not me, all the people like me from Africa. Quindi nel momento in cui ho finito l'università mi sono trovato perseguitato come altre persone in Africa dalle milizie. So that the safe way for everybody is to escape. Quindi il modo più sicuro per tutti era quello di scappare. Okay, if our countries were the safe place for us, I don't think anyone will choose to come by the sea. Quindi se le nostre nazioni, se i nostri paesi fossero stati sicuri, perché avremmo dovuto scegliere di partire. I spent 31 hours in the sea, by the way. 31. Ho speso 31 ore in mare. Some people talk 1 week in the sea. I know them very well. They were with me in Frosinone. Quindi tantissime persone sono arrivate dal mare e ho incontrato molti di loro a Frosinone. If you ask anyone about this journey, if you find yourself in the same situation in Libya, are you going to repeat it? They say no. It's death. Let me face the death in Libya, not to face in the sea. Quindi nel momento in cui si chiede se ripeterebbero mai la stessa esperienza, lo stesso viaggio, rispondono che preferiscono patire la fame in Libia che in Italia. Because it's very hard experience. Perché è un'esperienza veramente difficile. I myself, I came to Italy 2 times. The first time I came by 2011. Quindi la prima volta sono venuta nel 2011 in Italia via mare. When they elected the government in Libya, I returned back 2013. When they made the new government after Gaddafi, nel momento in cui è stato introdotto il nuovo governo, adesso sono partito di nuovo per l'Italia. I went back to Libya. E sono tornato in Libia. Sì. 2014, when the war started again in Tripoli, I found myself in a very bad situation, but this time I took a flight. There was a chance for me to come by flight. If it is by sea, I will not come. Quindi quando sono tornato in Libia, poi nel 2014 sono ripartito con l'aereo. Sì. But if it was by the sea, I will not come, because the sea is dead. And staying in Libya is dead. So that let me wait right there. Quindi ho preferito utilizzare l'aereo rispetto al mare perché il mare era difficile. That's very difficult. Era un viaggio difficile. Yeah. So I just want you to know that those people who come from Africa or from different places, they are not enjoying this journey. Quindi voglio che sappiate che coloro che partono dall'Africa e affrontano questi viaggi non lo fanno per divertimento. The journey is very hard and very difficult, and nobody can take this journey twice. Il viaggio è veramente difficile e pericoloso e nessuno di loro lo farebbe 2 volte. So this is why we want to speak about the roots of the problem. Per questo vogliamo parlare delle radici del problema. The root of the problem, my friends, did not start in Europe and did not start in Libya. The root of the problem starts in every country of these countries you see right here. Quindi le radici del problema non partono né dall'Europa né dalla Libia, ma in ognuno degli stati della carta. 2015 they made a summit in Malta. The last month they made a summit in Malta. And this meeting was presented by the governments of Europe and the governments of Africa. They spoke with the leaders of Africa, and they were forcing the leaders of Africa to stop the migration.
Okay? But they did not speak about the reasons of these people, why these people flee their countries. You come to the government of Central Africa, for example, and you ask them to stop the migration, to stop their people. But you did not speak about the rights of these people in Central Africa. You speak with the leader of Sudan about how to stop the people who are coming from Somalia, Ethiopia, Sudan, not to get out. But you don't speak about the rights of these people in Sudan or in Ethiopia or in Eritrea. Malta. Quindi nel 2015 c'è stato un incontro a Malta tra le nazioni, tra i rappresentanti delle nazioni europee e quelle africane. Invece di parlare del problema, delle radici del problema della situazione dell'Africa, si è parlato di come bloccare le migrazioni, ma in realtà nel momento in cui un leader della Somalia parla del Sudan non va a parlare di quali siano state le motivazioni reali e i veri problemi. So this is the first stage. We forget it. We did not speak about it. Okay, let's go to the second stage. The second stage is Libya. Libya was a very peaceful country, but the international interference destroyed Libya. So when they destroyed Libya, there was no door. This is the door of Africa. And the international interference opened the door so that you cannot speak about stopping. You destroy the country. For me, when I speak about the country I was living a very peaceful life and very good life in Libya. Okay, you destroyed this Libya. If you destroy Libya, you have to accept Libya in Europe. Quindi la Libia rappresentava una sorta di porta dell'Africa. Nel momento in cui ci sono state interferenze straniere, una nazione che viveva pacificamente come la Libia doveva affrontare questi problemi. E quindi parlo della mia nazione ed affermo il fatto che sia stata distrutta da interferenze esterne, che non sia stato un problema interno. Before there was a problem of the migrants from Africa in Libya. After Gaddafi's caduta, there has been a new problem of Libyans, even Libyans. 3 days ago or 4 days ago, I was in Fiorentino. I saw some Libyans in Fiorentino. The Libyans now are here in Europe, not Africans only. Quindi inizialmente il problema è che vi fossero dei migranti che arrivavano in Libia, e dopo il governo di Gheddafi invece il problema è anche degli stessi abitanti della Libia che la abbandonano. E ad esempio a Fiorentino 3 giorni fa ho incontrato molta gente della Libia. And the Libyans are now in Egypt, in Tunisia, in Europe, in different places. The Libyans themselves, 1.5 million Libyan migrants outside Libya right now. Quindi gli stessi abitanti della Libia, 1 milione di abitanti della Libia si trova o in Tunisia o in altri paesi stranieri. More than 1 million Libyans, displaced inside Libya. Quindi più di 1 milione di abitanti della Libia si trova in Libia. So that if you see Libya, right, these places they moved from e lasciano la Libia. No. 1.5 million. Okay, 1 million outside. 1 million inside. From, for example, from Rome to Torino. Quindi 1,5 milioni si trova all'interno, mentre l'altro 1 milione migra verso zone come la Tunisia o paesi europei. So that now we have a problem of millions of people, they don't know where to go. You cannot stop these people in the sea. You need to do something to solve the problem, at least in Libya. Quindi abbiamo questo problema delle persone che non sanno dove andare e non possono essere bloccate in mezzo al mare né comunque in Libia stesso. The solution of the problem in Libya, my friends, is not by force. I'm not saying this because I am an expert. I'm saying this because we have experience in our hand. Now Libya is divided by 3 or 4 separate regions, okay? And this situation now in Libya will be compounded if we interfere again militarily.
Quindi la soluzione in Libia non è assolutamente la forza, non lo dico come esperto ma perché abbiamo l'esperienza comunque passata e attualmente la Libia è divisa in varie regioni e la soluzione non è rappresentata dal nuovo intervento militare. Libya needs right now a peaceful solution. How the international community tries to solve the problem peacefully, how the international community tries to support the kind of agreement between the Libyans without direct interference. Quindi al momento la soluzione migliore per la Libia è una soluzione pacifica, è un intervento da parte della comunità internazionale che riesca a trovare un accordo all'interno della Libia e non intervenga di nuovo a livello militare ma a livello pacifico, in modo pacifico. This is very important. Secondly, and this is very urgent right now, I have many sources of information from inside Libya about the migration situation in Libya right now. The foreigners in Libya are suffering a lot. And there is about 18 detainees. 18 detainees. This is when we put the centers of migration. Quindi al momento sono in contatto con persone in Libia e la situazione degli stranieri è veramente difficile, soprattutto nel caso di centri di detenzione. There is 18 centers of migration, 18. Quindi 18 centri di campi profughi. These centers are not controlled by a government, controlled by militias. Quindi questi centri sono controllati dalle milizie, non dal governo. The people have been caught in these centers are very inhumanly treated. Le persone che sono state raccolte in questi centri vengono trattate in una maniera disumana. They kill them, they stole their money and everything, then they let them go inside Libya, they don't deport them. Quindi li uccidono, vengono derubati e poi li lasciano andare ma all'interno della Libia non fuori. Again, they stop them and they put them in these centers. I mean, it's like playing now in Libya. The foreigners forced to pay money for militias in Libya. Every 2 or 3 months, they catch them and they force them to pay money for this. If you want to pay to the militias, okay. If you don't pay to the militias, they will put you in the jail for a very long time. Maybe they will kill you. Quindi è come se stessero giocando un gioco all'interno della Libia e le persone vengono obbligate dalle milizie stesse dopo un certo numero di mesi a pagare dei soldi, altrimenti vengono. Okay, if I have my money and I need to pay this money for militias today and tomorrow and the day after, at the same time there is a chance that I can pay this money for some groups to take me out of this situation. I will pay to these groups to take me out of this situation. Quindi se ci sono costretto a dover pagare le milizie e devo scegliere tra dover pagare i soldi e dover pagare le milizie o partire con dei gruppi di immigrazione, preferisco dover partire. There is no way right now to stop the migration by any kind of, stopping the people in Libya, because the Libyans are not prepared now to handle this problem inside Libya. Quindi al momento la Libia non è in grado di affrontare da sola il problema. Secondly, you have a fragile country in Libya. You have 3 or 4 divisions. Every part is controlled by militias. In Musrata, this is one big town in west of Libya, there is 200 militias. Quindi è divisa al momento la Libia in varie regioni, queste controllate dalle milizie. Musrata. Misrata è la città più grande, una delle città più grandi della Libia. There is 200 militias. E ci sono 200 milizie. Okay? In Tripoli, the government until now, there is a new government of Sarraj. This new government of Sarraj is protected by some militias. Quindi a Tripoli c'è il nuovo governo del Sarraj ed è protetto da milizie. So the government is protected by militias, cannot take any decision against these militias.
quindi il governo, essendo protetto dalle milizie, non può prendere le decisioni contro le milizie stesse. So, when you speak about Tripoli, is under militias, okay? This is one part. You speak about the east of Libya, under another government and militias. The south, nobody speaks about the south. By the way, there is nobody speaks about the south of Libya, but the south of Libya under Dabu militia. This is another militia called Dabu and Tuareg. It's the south of Libya. It's Libyans, but this is a special part. Quindi nel momento in cui si parla di governo di Tripoli, di altre regioni che sono sotto l'inizio, si parla anche, diciamo, il sud è quello che viene tralasciato perché è una parte particolare della Libia che viene sempre controllata dalle milizie. Però è un altro tipo di... Yes, between the west and the east there is l'ISIS, in the middle. Tra l'est e l'ovest c'è l'ISIS. So the country is now under many militias, under many people who are everybody treats the situation as he wants. Quindi ognuno, essendo divisa la Libia, ognuno può utilizzare la situazione a suo favore. The time now is so late to ask ourselves, why did we make this? Ormai è troppo tardi per chiederci perché sia successo. Okay, but now we need to speak about the future, how we solve this. Ma adesso dobbiamo parlare del futuro e di come risolvere la situazione. How to solve the problem peacefully? Firstly. Prima cosa, come risolvere la situazione in modo pacifico. How to put pressure on the Libyans right now to respect the human rights inside Libya. The human rights of Libyans and the foreigners. Even the Libyans, I'm not talking about the foreigners, the Libyans are now suffering themselves, the people, the ordinary people inside Libya are suffering. So that we have to force the whole, my friends, now when we speak about these militias and speak about all these governments, they have very strong relations with the West. This is very important to be in mind. Quindi nel momento in cui si parla della Libia bisognerebbe forzare, cioè premere sugli libici stessi per risolvere la situazione all'interno e per parlarli di diritti umani, perché la stessa popolazione libica non vive bene al momento, soprattutto la popolazione straniera, e nel momento in cui si parla di un problema della Libia si parla anche di un'unione, di un accordo con l'Occidente stesso. We don't need to speak only about the migration crisis, or we speak about the ISIS crisis. No, there is a problem of ISIS, there is a problem of the migration, but there is a problem of human rights of the people of Libya, the people of other countries inside Libya. Quindi c'è sì un problema di migrazione ed un problema di ISIS, ma c'è anche un problema di condizione e della popolazione libica stessa e dei diritti umani della popolazione interna. So that if we have force, and we know that the international community has a force, but this force is not necessarily to bomb and to destroy things and to come by flights and things. No, your force should be used to put a pressure on the militias, the pressure on the people who are controlling things in Libya to at least to respect the human rights, to respect the international law, to respect the right, the normal right of someone in the life. Quindi nel momento in cui si parla di comunità internazionale bisogna parlare di far pressione sulla comunità internazionale in modo che non che vengano distrutti e che quindi si utilizzi questi stati e che si utilizzi la forza, ma di trovare una soluzione per fare pressione sulle milizie e quindi sulla situazione interna della Libia in modo che la situazione venga ripresa in modo pacifico. The important thing for me, I want you to hear this night, is that I am speaking with you as people. We are people. I am not representing a government. I am ordinary citizen, okay? And you are the civil organizations, and they are people like me. There is no problem between me and you. We are friends, we are brothers, we are people, okay? But what the governments do
in Libya, if you listen to the Libyan people, how they speak about these governments, the governments of European countries will make a problem for the relations between people. When I feel that the governments of Italy, France, America, England coming to destroy my country, the Libyans are talking like this. They say the West is coming to destroy our country. The West do not want to bring democracy or to bring peace or anything. They are just coming to destroy our country. Quindi è importante, la cosa importante che voglio dirvi stasera è che io sono qui come persona, come essere umano e non per rappresentare il mio governo, e quindi possiamo considerarci fratelli, amici, ma nel momento in cui si parla del mio paese, dunque della Libia, e si parla di paesi stranieri europei, non è lo stesso rapporto, perché io affermo che nel momento in cui interferiscono le potenze europee si parla di distruggere il mio paese, non di trovare una cosa. So the relation between people is very important. Let's keep this relation and don't let the governments to destroy the relation between people. Thank you very much. Quindi è importantissima la relazione tra le persone più che tra i governi. Grazie mille.